sono Alice e oggi parliamo di drammi cinesi. Ho guardato entrambe le stagioni di Love Like the Galaxy. Ci ho messo più di 6 mesi per vederle perché è stata una cosa così flemmatica. Parliamo di questa serie cinese del 2023 che tanto piacque. Parliamone, partiamo dalla trama. Allora, la storia ruota attorno ai due personaggi principali, lui che è un generale super figo, che proprio ce l'ha solo lui perché tutte gli muoiono dietro, e che è il discendente di un'altra 20 anni, lui ha 20 anni, 20-21 anni, molto giovane, però oramai pluridecorato e plurivittorioso sul campo di battaglia, che si porta dietro però ovviamente un dramma del passato. Il dramma del passato qual è? Che 10-15 anni prima la sua famiglia, o meglio, la sua famiglia da parte di madre è stata sterminata durante l'assedio di una città in cui dovevano arrivare dei rinforzi che non sono mai arrivati. E lui sopravvive a questa disgrazia con la madre e da allora praticamente cerca di indagare per scoprire chi c'è dietro a tutta questa faccenda, perché i rinforzi dovevano arrivare, non sono arrivati, e insomma si sono verificate tutta una serie di circostanze che hanno appunto portato poi al verificarsi di questo evento tragico. Le indagini sono rese, fra virgolette, più semplici dal fatto che lui ovviamente è già adesso un generale pluridecorato, inoltre è praticamente il figlio adottivo dell'attuale sovrano. E quindi diciamo che ha una certa libertà di manovra, oltre al fatto che fa un po' quel cacchio che gli pare fondamentalmente. Lei invece è la quarta figlia di questa coppia di generali, però che appartengono alla nobiltà minore, che è stata, fra virgolette, abbandonata alla nascita perché appunto padre e madre sono stati chiamati alle armi e la nonna ha insistito per tenerla con sé e separandola di fatto per una decina di anni dai genitori. Siccome sia la nonna che la zia che sono rimaste a casa non l'hanno mai trattata benissimo, lei è cresciuta un attimino selvatica, ecco. Per cui quando all'inizio della storia i genitori tornano dopo 10 anni sul campo di battaglia, tornano finalmente a casa, c'è un po' di difficoltà nei rapporti, soprattutto con la madre, che è abituata a comandare appunto le truppe e poco capisce la necessità invece di un approccio morbido della figlia, che sembra una perenne combinaguai, però di fatto è diventata così non solo perché sveglia, comunque è stata sempre un po' anche trascurata, ma soprattutto appunto per sopravvivere in un ambiente familiare che non le è mai stato amico, ecco. Lui la vede, non si sa da dove, perché francamente questo è un punto di domanda che io mi sono portata appresso parecchio. Vabbè, si innamora di lei e sceglie lei tra le 1000 che anelano al suo favore, ok? Rendendo felicissimo il re, l'imperatore, che è praticamente il fanboy della coppia. E niente, la storia quindi si snoda prima di tutto nella prima fase, ovvero lui la chiede in moglie e loro due quindi devono un attimino trovarsi dopo un primo incontro un po' scoppiettante, ecco, dopo alcuni primi incontri un po' scoppiettanti devono trovare il modo di capirsi e di intendersi. Nel frattempo però vi ricordo che lui sta indagando per i fatti suoi, finché viene fuori tutto quello che c'era nascosto riguardo appunto questo assedio andato
andato a male, è andato malissimo. Si scopre anche che l'identità di lui non è quella che si pensava e lui sceglie di portare avanti la sua vendetta senza rendere lei partecipe della cosa che porta a una rottura nella fiducia tra i due, una rottura anche del fidanzamento, perché lui fa questa scelta alla vigilia delle nozze e lei, che praticamente viene da una vita di abbandoni dei genitori, delle persone che avrebbero dovuto volerle bene, anche se magari non per loro scelta, però poi ecco, quando poi la madre torna c'è appunto questo rapporto conflittuale, quindi lei si sente sempre un po' messa da parte. Quando dopo appunto che loro hanno avuto modo di costruire il legame, lui nonostante tutto mette davanti a lei la scelta della vendetta, da una parte per non implicarla, dall'altra perché non aveva, fra virgolette, scelta. Si lasciano male e ci sono questi 5 anni di separazione per poi arrivare all'epilogo in cui vengono alla luce poi tutti fino agli ultimi residui dei nemici e si conclude con un lieto fine che era anche ora. Cosa dire di questa storia? Allora, partiamo. Allora, il dramma è fatto bene. Lo so che non sembro entusiasterrimo di questo dramma, come se ne sta parlando, però in realtà ha molti lati positivi. Il primo è questo dramma ha una delle migliori caratterizzazioni dei personaggi che io abbia mai visto in un dramma cinese, soprattutto dei personaggi femminili, perché paradossalmente la protagonista, che è l'attrice cinese Zhao Lui, che faccio un piccolo inciso, a dicembre sono uscite delle foto di lei che praticamente è mezza collassata sul set e sono uscite delle foto di lei in carrozzina perché ha dovuto essere ricoverata, perché praticamente le è come venuto un colpo e ha avuto addirittura problemi a parlare e è uscito veramente, è stato scoperchiato il vaso di Pandora, praticamente è saltato fuori che la sua agenzia, i suoi manager la pestavano, cioè la trattavano malissimo e voi sapete che io non sono una sua fan, nel senso che a me lei come attrice, secondo me lei come attrice non è una cattiva attrice, tuttavia trovo le scelte dei suoi personaggi sempre molto uguali a se stesse, nel senso che secondo me lei interpreta sempre lo stesso personaggio. Certo è che vedere le foto e poi lei ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha detto che praticamente soffriva di depressione e mi è venuta in mente una cosa che io dissi, non so se in un altro video in cui lei, di un dramma in cui lei era la protagonista o nel video in cui avevo parlato delle attrici cinesi che non mi piacevano, però mi ricordo che avevo fatto questa osservazione dicendo questa praticamente è dappertutto, nel senso che sembra sfornare drammi a nastro. E dicevo, cacchio, cioè, è impegnativo. E adesso, vedendo quello che è saltato fuori, francamente mi do anche una spiegazione del perché continuasse a essere così presente nella scena appunto dell'intrattenimento cinese, probabilmente perché alle spalle aveva della gente che non le dava tregua. E onestamente, cioè umanamente, mi dispiace molto per lei, quindi spero che si rimetta al più presto. Lei tra l'altro da dicembre ad adesso ha fatto già un'apparizione pubblica, probabilmente di nuovo pungolata dall'agenzia, in cui è apparsa con una stampella. E della gente secondo me cerebrolesa, perché non puoi fare un'osservazione del genere se hai 2 neuroni in testa che funzionano. Praticamente l'hanno presa in giro dicendo che si era già ripresa alla grande dopo quello che sembrava essere un gran casino, il gran casino che era successo a dicembre. Cioè, scusate, fate pace col cervello e cercate di capire cosa state dicendo, perché io ho visto la foto e non è che sembrasse proprio in splendida forma.
Secondo me questa ragazza qua ha proprio bisogno di prendersi una bella pausa e prendersi cura di se stessa. E io onestamente glielo auguro, perché morire per il lavoro, ecco, anche no. Ok? Detto questo, la protagonista, qua parliamo, il problema qua è, dicevo, lei secondo me interpreta sempre lo stesso personaggio e per gran parte di questo dramma segue lo stesso schema, o quindi la ragazza, quella sveglia, un po' vivace e arguta, che sembra voler sempre mettere un po' nel sacco gli altri. Il motivo per cui lo fa dipende poi dalla storia, però nella pratica segue veramente uno schema prestampato, ed è per quello che io fatico ad apprezzarla, perché dico che io ti veda in un dramma storico, in un dramma moderno, in un dramma futuristico, fantascientifico, secondo me te sei sempre lo stesso personaggio ed è noioso da vedere, ok? Poi lei riesce. Qua diciamo che la sceneggiatura per gran parte segue questo copione. Verso la fine c'è un guizzo di evoluzione, però ragazzi miei parliamo dell'episodio dal 53 al 56, perché sono 2 stagioni, la prima stagione ha 27 episodi e la seconda ne ha 29. E non c'è un grammo di evoluzione, ripeto, fino al momento in cui c'è il patatrack della separazione, quindi intorno all'episodio 53-54 forse, ok? Dicevo, migliore caratterizzazione dei personaggi, in cui paradossalmente la protagonista maschile, la protagonista femminile, ma anche il protagonista maschile, sono i 2 personaggi, fra virgolette, più statici in termini di evoluzione, ok? Lui l'ho apprezzato più di lei, perché appunto tutto questo marasma interno di vendicare la sua famiglia, ed ha una situazione familiare molto complicata, perché il padre, lui non può vedere il padre, perché praticamente il padre cosa ha fatto? Dopo l'assedio lui e la madre sono andati, fra virgolette, persi, e questo qua tipo dopo un mese si è sposato con un'altra. E quando la madre e lui sono stati ritrovati, praticamente ha sempre malcagato la madre. Poi si scopre poi che in realtà la madre non è la madre, ma è la zia. E il padre non è il padre, ma lo zio. E lo zio è il responsabile del massacro, che ha ammazzato il gran generale, che era il padre del ragazzo. E ha ammazzato pure suo figlio, il presunto padre. Perché? Perché i 2 bambini da piccoli erano molto simili, e spesso tipo si scambiavano di posto, o nella circostanza appena prima dell'assedio si sono scambiati di posto, e quindi il padre, il presunto padre, il padre finto diciamo, ammazza quello che pensa essere il figlio del generale, ma in realtà è il figlio suo. E la presunta madre, che in realtà è la zia, sa benissimo che il generale protagonista non è il figlio suo, ma che suo figlio è stato ucciso, ed è stato ucciso dal marito, e quindi anche lei mette proprio carne al fuoco in merito al desiderio di vendetta di lui. Il problema è che il presunto padre è proprio un'anguilla, quindi è bravissimo a sgusciare le responsabilità e a nascondersi dietro altre persone, finché a un certo punto il protagonista esplode alla festa dei 50 anni del presunto padre, praticamente fa fuori tutto, ok? Tipo la bodas de sangue proprio, ok? Lei invece, allora, a me come personaggio non mi ha suscitato tutta sta simpatia, sono sincera. Anche nel momento in cui la madre cerca di schiacciarla in un atteggiamento molto autoritario, che non tiene conto dei bisogni della ragazza, che non la vede da 10 anni, porca miseria. La madre è estrema in più di un'occasione. Per me l'occasione peggiore è quando il generale protagonista la chiede in moglie e la madre stessa dice no, lei non è all'altezza, cioè aiuto, ok? Però allo stesso tempo una cosa che mi ha dato molto fastidio del personaggio femminile
è che lei, siccome si sente, e lo è anche, intelligente, però agisce sempre molto distinto, ma non si ferma mai a pensare all'altro lato della medaglia delle sue azioni. A un certo punto lei, quando appunto si fidanza, così dalla sera alla mattina, senza che lei proprio nemmeno quasi ne sia consapevole, si trova fidanzata col generale, viene invitata a corte dove l'imperatrice la prende un po' sotto la sua ala e cerca, diciamo, di approfondire la sua educazione per insegnarle a stare a corte, perché ripeto, il generale è figlioccio dell'imperatore e sa muoversi comunque nella vita di corte. E l'imperatrice, che è invece una donna estremamente materna, molto dolce, molto disponibile e molto morbida, riesce a capire il desiderio della protagonista di essere coccolata e riesce, diciamo, a fare breccia, a differenza della madre, che invece con questo suo appunto atteggiamento autoritario altro non fa che aumentare la distanza tra lei e la figlia. Ho perso il filo, cos'è che stavo dicendo? Non mi ricordo. Ah, ecco, dicevo, a un certo punto la protagonista si ritrova a corte, però sembra sempre agire in maniera istintiva e fin qua ci può anche stare. Il mio problema personale che ho con lei qual è? È che lei non mette mai neanche in dubbio che le sue azioni possano non essere il modo migliore di agire. È come se lei pensi sempre che quello che lei fa, siccome è fatto con le migliori intenzioni, diciamo, allora è giusto a prescindere. E invece tante volte deve essere un attimino salvata anche da lui, che dalla sua parte non è che sia proprio limpidissimo, perché e sa poi la ragione ultima della rottura del fidanzamento tra i due. Lui cosa fa? Lui sta facendo tutto questo giro di indagini sotterranee e spesso usa anche la scusa di vendicare barra proteggere la fidanzata per portare avanti delle azioni che in realtà gli servono per la sua vendetta. E quindi a una certa, quando appunto si arriva al patatrac di lui che arriva alla festa di compleanno del presunto padre e fa fuori tutto, lei capisce le azioni di lui, gli dà ragione, fra virgolette, anche nella sua vendetta, ma non riesce a perdonare e il fatto che lui l'abbia sempre tenuta fuori, pur comprendendo un dettaglio molto importante, ovvero che avendo lui agito prima di essere sposato con lei, riesce così a non implicare la famiglia di lei, perché altrimenti nel momento in cui fossero sposati anche lei e la sua famiglia sarebbero stati implicati nelle sue azioni. Però non riesce a perdonarlo perché dice: io tutto quello che lui ha fatto, che dice che ha fatto per me, in realtà l'ha fatto per me o l'ha fatto per lui? Come fai a tornare indietro da una cosa del genere? E secondo me, allora sì, c'è poi una separazione di 5 anni, la rappezzano un po' e la fanno finire a tarallucce e vino, nel senso che sì, si ritrovano di nuovo in una situazione lì di quelle tra la vita e la morte, si salvano la vita, no, però forse dovevo perdonarlo, cicicocò, e vissero tutti felici e contenti. Un po', allora, rispetto a tutto quello che c'è stato, forse un po' semplicistico, possiamo dire così. Però la trama è fatta molto bene, c'è tutta la storia di quello che c'è sotto a questa sete di vendetta, che poi non è una cosa semplice del tipo hanno fatto fuori il generale perché stava scomodo. Ci sono ovviamente tutte le correnti di potere all'interno della corte, c'era un vecchio imperatore che era un tiranno e che quindi è stato spodestato, ci sono i sostenitori del vecchio imperatore, ci sono persone come il padre, il presunto padre del protagonista, che agisce per i suoi interessi perché è un codardo e quindi si allea con altri portando alla disfatta della famiglia. Cioè è molto molto articolato e fatto molto bene, e in questa storia comunque molto articolata
I personaggi sono delle figure, cioè sono delle persone, non sono dei cartonati. Soprattutto i personaggi femminili li ho trovati molto meglio abbozzati rispetto a quelli maschili, perché anche le varie nobildonne, le ragazze della stessa età della protagonista, che sono invidiose di lei perché ha attirato l'attenzione di lui senza nemmeno sapere come mai, nel corso degli episodi una parte estremamente altezzosa, poi la sua famiglia viene sterminata e lei si ritrova da sola, deve fare un matrimonio di un certo tipo per fare in modo che la sua dote non vada alla famiglia del marito ma passi al fratello, e quindi questo cambio di circostanze ridimensiona subito la sua arroganza e se dapprima era una delle tante che andavano contro la protagonista, poi le circostanze della vita le fanno capire che era solo un arrogante e non conviene fare tanto l'altezzosa, perché un giorno ti va bene e il giorno dopo sei nella polvere. Però viene reso bene questa cosa. Un'altra anche che si sposa poi con un altro generale che si scopre essere coinvolto nel tradimento che ha portato appunto all'assedio della città. A un certo punto si incontra con la protagonista, allora questa ragazza viene fatta sposare al generale quando in realtà non voleva, perché la madre faceva parte di una famiglia che prima era al potere ma poi non era al potere, però cioè ancora lo agognava questo potere, e la figlia viene usata fra virgolette come moneta di scambio e viene fatta sposare a questo generale che è molto più vecchio di lei. E lei incontra la protagonista verso la fine, dopo che questo generale è stato ucciso appunto dal presunto padre, perché era stato catturato dal protagonista, era in procinto di rivelare il suo coinvolgimento in tutti questi fatti del passato. Lei ha questo colloquio con la protagonista in cui gli dice: sì, è vero, lui sarà un traditore, sarà quello che vuoi, però io ho avuto un buonissimo rapporto con lui mi ha sempre trattato bene. Cioè una sfaccettatura, una stratificazione nella psicologia, nell'emotività del personaggio, che ripeto difficilmente si trova in un dramma cinese, soprattutto in un dramma cinese storico, in cui spesso i personaggi tendono a essere molto monodimensionali. Ok, quindi allora trama, cioè 11, caratterizzazione dei personaggi 11, e poi veniamo al, secondo me, la cosa migliore, l'imperatore. Allora, l'imperatore è proprio 2 pollici alzati, non uno, il miglior personaggio di tutta la serie. A parte il fatto di essere il fanboy della coppia protagonista, perché lui, il figlioccio, praticamente ha scansato tutte quelle che si gettavano ai suoi piedi come se gli facesse schifo. Poi incontra lei e quindi c'è l'imperatore, già subito c'è parte proprio con gli striscioni di incoraggiamento, anche se lei fa parte della nobiltà minore, cioè è pronto tipo ad adottarla come sua figlia, purché il protagonista abbia finalmente qualcuno al suo fianco. E anche l'imperatore è caratterizzato molto bene, perché è vero, se da un lato c'è questo taglio comico quando parla delle relazioni di lui, soprattutto del matrimonio del protagonista, è anche vero che non è certo uno sprovveduto, perché prima di tutto è molto consapevole di tutte le correnti e degli interessi che ci sono all'interno della corte. In più lui stesso, che appunto è succeduto, è venuto dopo questo imperatore tiranno che è stato deposto, ha dovuto a sua volta, fra virgolette, sottostare a un compromesso, perché lui aveva questa concubina, aveva questa moglie che è dovuta diventare concubina nel momento in cui lui è salito al trono, e ha dovuto sposare un'altra di un'altra famiglia, perché gli servivano le finanze di questa famiglia, e quindi questa donna, che è l'imperatrice, appunto è diventata imperatrice, e la prima scelta dell'imperatore è diventata concubina. Questa triade, imperatore e le 2 prime mogli, hanno un rapporto molto equilibrato. Lui è innamorato della concubina, però comunque tratta con estremo rispetto anche l'imperatrice,
che, diciamo la verità, in questa storia è quella che ha tirato su lo stecchino corto, perché lei ha dovuto sottostare a questo matrimonio perché la famiglia l'ha messa lì per avere appunto il proprio tornaconto personale. È vero, ha avuto dei figli, però, e lo dice in più di un'occasione, io avrei voluto una vita tranquilla con un uomo che mi amasse. E seppur tra lei e l'imperatore ci sia un certo affetto e lui la tratti sempre in maniera estremamente rispettosa, è anche vero che quando vede l'imperatore con l'altra concubina, siccome non è fessa, vede la differenza di trattamento. Eppure tutti e tre sono delle persone sufficientemente mature e sufficientemente intelligenti per non mettersi mai i bastoni tra le ruote. Ed è il motivo per cui la vita di corte è anche così, fra virgolette, liscia, ok? Perché le tensioni vengono create sì dalle famiglie di contorno, sia dalla concubina che dall'imperatrice e altre famiglie nobili, però loro tre fanno squadra compatta. E quindi questo rende tutto molto piacevole da vedere. L'imperatore è comunque il mio personaggio preferito, ve lo dico. E infine torniamo a quanto ho detto all'inizio, cioè la storia d'amore. Io la storia d'amore, vi devo confessare, non me la sono molto spiegata, perché lui all'inizio sta cercando persone per i fatti suoi e si incrocia con lei, però non la vede. Quindi io non capisco lui da cosa si innamori di lei, francamente, perché a un certo punto c'è sta scena in cui lui dalla cima del torrione vede lei in fondo, dico, cioè non so, è Legolas, cosa vedono i tuoi occhi di elfo, cioè non so, sarà perché io sono orba, però è vero che lei ha indosso questo mantello rosso, però lui è su una cima del torrione e questa è in strada, quindi cioè, capite che per quanto tu ci veda bene, io dubito che tu riesca a riconoscere lei dalla cima del torrione, ma va bene. E sì, è vero, lei comunque ha questa personalità molto indipendente, grande manualità, grande inventiva, però francamente io non mi spiego da cosa derivi questa infatuazione. Da entrambe le parti, sì, a un certo punto poi iniziano a stare insieme, a sostenersi, a raccontarsi, però boh, posso dire che questo Love Like the Galaxy, bello il riferimento poetico che l'uomo è il sole, però la donna è le stelle, eccetera, eccetera, e la galassia, ci coda là, però non lo so, sarà una mancanza mia? Probabilmente, però tutto il resto della storia, cioè tutta proprio la ramificazione di queste responsabilità e il perseguimento della vendetta di lui è fatto molto bene, quindi vale la pena. È un dramma che consiglio, ma anche sì, direi sì, perché ripeto, i personaggi sono molto ben tratteggiati e è comunque abbastanza scorrevole. Io ripeto, ci ho messo più di 6 mesi a vederlo, ma è un problema mio perché non ero proprio sull'onda. Però mi ha preso piuttosto bene, quindi sì, lo trovate su YouTube, quindi what's the problem? Bene, penso di aver detto tutto. Sì. Sì, l'ultima cosa, ecco, poi la vicenda con la madre, cioè con cui in realtà non c'è mai una spiegazione di quelle soddisfacenti. Questo conflitto che inizialmente sembrava così centrale, gradualmente viene proprio accantonato, anche perché lei si trasferisce appunto a corte per imparare a comportarsi alla scuola dell'imperatrice e quindi ha sempre meno occasione di stare con la madre, che ci mette un po' anche di suo a capire che forse il suo atteggiamento non è stato dei migliori. E alla fine, ripeto, c'è questa riconciliazione che sembra un po' un metterci una toppa, però di nuovo da parte sua di lei, della protagonista, non c'è mai una vera capacità di capire la madre.
Lei giustamente si sente, lei giustamente si sente ingiustamente, lei si sente comprensibilmente ingiustamente giudicata dalla madre in maniera anche un po' frettolosa, un po' spiccia, soprattutto per questo suo carattere molto ribelle che stride. Lei ha una cugina invece molto più remissiva, molto più calma, il cui carattere incontra invece l'approvazione della madre. Però non tutte le persone sono uguali, cioè se questa qua è un pochino più spumeggiante, cosa facciamo? Le mettiamo un mattone, cioè le mettiamo una lastra di marmo in testa per schiacciarla perché deve essere come vogliamo noi, o cerchiamo di incontrarla a metà strada? Ecco, la madre dapprima questo passo non lo fa, poi lo fa un pochino di più, la figlia da parte sua invece secondo me questo passo non lo fa mai. E, e quindi la riconciliazione finale sa un po' di dovevamo far finire tutto bene, se no faceva brutto. Però vabbè, ecco, ripeto, parere positivo, guardatelo, sì. Lo trovate su YouTube? Sì. Bene, ditemi cosa ve ne pensate se voi l'avete visto. Io per adesso mi fermo, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!